Bentornati amici smokers, in questo video andiamo a recensire l'Anfora Virginia, alias il Giallone, soprannome ormai consolidato sia nella rete internet che nei tabaccai lo chiamano così, un po' da tutti insomma. Un Virginia in purezza, questa busta costa un 50 grammi, costa 10 euro, quindi è una fascia più economica e ha anche Virginia Purezza più economico che si trova in commercio. Un taglio che assomiglia più a un broken flake, lo andiamo a vedere subito da più vicino, ma se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per non perdervi i prossimi video e se vi è piaciuta la recensione lasciatemi un bel mi piace che a me aiuterà tantissimo ad andare avanti. Vediamolo. E non so, ecco, se si vede bene com'è il taglio, ve lo faccio vedere anche qui, ce l'ho la scatolina. E un broken flake, visto come si apre. Allora, gli odori. Allora, gli odori. All'olfatto si sente subito, diciamo, la nota dominante è pomodorini secchi, dopodiché il fieno, frutta secca, sotto, forse molto più in fondo del miele. Infumata bene o male le note rimangono queste, diciamo che la dominante è questo frutta secca, no, diciamo un po' più pomodorini secchi, poi frutta secca, fieno e in base al grado di umidità varia molto il pepato. Più è umido più si sente il pepato. Ecco, una caratteristica particolare di questo tabacco è il grado di umidità. Questo tipo di taglio che all'inizio può essere grossolano, può risultare è da sminuzzare, contiene abbastanza umidità e quindi bisogna sbriciolarlo per bene e anche lasciarlo aspettare, lasciarlo riposare, areggiare. Può anche necessitare diverso tempo. Adesso questo è un po' in base alle abitudini. Io devo dire che messo subito in pipa dalla busta ho avuto problemi a gestire la fumata, diventa quasi infumabile perché è troppo umido, almeno per me, perché so che c'è gente che fuma più umido di come fumo io, ma dopo averlo fatto arieggiare un po', anche qualche ora nei primi giorni, poi sappiamo che le buste con il tempo, adesso che ce l'ho aperta da un bel po', è un po' più asciutta, quindi lo devo fare aspettare meno tempo, bastano 5 minuti, ma nei primi giorni io ho fatto arieggiare anche diverse ore, oppure magari me lo metto in una scatolina come questa se deve uscire, in modo che comincia a prendere aria qui dentro e poi quando esco c'ho la fumata, c'ho la carica pronta. E è importante gestirlo perché poi come tutti i tabacchi se lo fai seccare troppo perde di proprietà organolettiche, in fumata non saprà più di niente, quindi bisogna dargli un giusto grado di umidità. Diciamo che io quando ho fumato con un giusto livello di umidità riesco a sentire bene i sapori. Ha una forza nicotinica, io direi media anche una tacca sopra al medio tendente all'alto, quindi bisogna anche fare attenzione se non si sopporta tanto la carica nicotinica forte. Non è forte, è media.
Che dire, per molti io ho sentito, è quasi, le opinioni sono quasi come il clan discordanti, ho sentito parlare bene, ho sentito parlare male. Tra l'altro questo è un tabacco che si presta molto alle miscele, ossia anche io l'ho preso per questo, perché ho dei sigari, delle spuntature di sigari che aspettano di essere miscelate. Si presta alle miscele perché se si vuole fare una miscela non si va a prendere un tabacco da 20 euro, da 30 euro, di solito si preferisce prendere un Virginia in purezza e poi allungarlo con altre cose, perché le miscele poi si fanno con dei tabacchi preferibilmente in purezza, senza star mischiando troppe cose, troppi cocktail. E anche questo è stato per me un motivo di scelta per la miscelazione, anche perché lo volevo riprendere dopo, sarà un anno che non lo fumavo, l'ho trovato comunque un po' sempre lo stesso, ho cambiato di poco, ma sarà più il mio palato a essere cambiato. Io personalmente gli darei anche un buon voto, da 1 a 10 io gli darei un 7,5, forse più perché voglio anche premiare il prezzo basso, la struttura del tabacco, è comunque può essere un tutto giorno tranquillamente. Se ho capito, è dei Virginia in purezza sicuramente è il più basso in qualità, però salendo di qualità si sale anche su prezzi 18, 20 e passa o 30 e passa del Summer Gawitt, che tra l'altro non è più in commercio. Le alternative sono queste, e quindi è vero che di qualità c'è di meglio, ma si sale anche di prezzo. Non fa schifo, quindi non è disprezzabile, è abbordabile, è da provare e sicuramente se a chi approccia al tabacco da pipa, se è indirizzato verso il Virginia, se piace il Virginia, proverà i Virginia in purezza e sicuramente Amphora Virginia lo è. Bene amici smokers, anche per oggi desde la cueva è todo y hasta la prossima amigos smokers.